ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi affrontiamo un tema importantissimo, forse proprio l'ABC dell'esistenza. Destino e libero arbitrio. Destino e libero arbitrio. Allora, per affrontare questo tema, siccome la nostra anima capisce solo per immagini, per mito, la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, allora ti racconterò una favola di potere e te la spiegherò, affinché la tua anima possa capire profondamente, anzi comprendere, cioè portare con te, non a livello intellettuale, perché la logica arriva dopo che la comprensione emozionale è avvenuta. Allora c'è una buona logica che si chiama mente risvegliata. Il mito di Acrisio e Perseo, Perseo il grande eroe del mito greco, è il grande equivoco della libertà. Siamo davvero liberi? Oppure tutto è già scritto? Esiste il destino? Oppure siamo noi a creare completamente la nostra realtà? Ci sono dei grandi equivoci spirituali nel nostro tempo, perché ci hanno insegnato che la libertà significa controllo degli eventi. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, non si possono controllare gli eventi, ci si può però scegliere come relazionarsi agli eventi. Allora stavo dicendo che ci hanno insegnato che la libertà significa il controllo degli eventi, controllo del dolore, controllo del futuro, controllo della vita, però gli antichi non la pensano così. Allora il mito greco racconta questa verità in maniera straordinaria, è quello di Acrisio e Perseo, è quello che proprio ti lascia un segno indelebile, uno squarcio nella coscienza. Allora il mito di Acrisio e Perseo è il nostro mito, parla di noi, di quello che facciamo ogni volta che la vita ci mostra qualcosa che non vogliamo vedere. Acrisio era il re di Argo, era un uomo potente, un uomo razionale, un uomo abituato ad avere il controllo. E che cosa ci ricorda questo? Tutti noi, tutti noi prima dell'ascesa. Ecco, e che succede? Che va da un oracolo un giorno e l'oracolo gli rivela qualcosa di terribile. Gli dice: verrai ucciso da tuo nipote. Porca miseria, dice. Come verrò ucciso da mio nipote? Sì, dal figlio di tua figlia, da Perseo. E che cosa accade qua? Qualcosa di importantissimo. Acrisio non riesce a sostenere quella profezia, quella visione. Non riesce proprio a contemplarla. Non è possibile che mio nipote mi ucciderà. Cioè, non riesce a stare dentro il mistero, alla fede, all'invisibile. E allora che fa? Fa quello che facciamo tutti. Quando il destino ci spaventa, fa quello che facciamo tutti. Cerca di controllarlo, cerca di controllare il destino, cerca di evitarlo, cerca di sfuggirgli. E allora che fa? Prende sua figlia, Danae, la figlia di Acrisio, che è la mamma di Perseo, e la chiude in una torre di bronzo. La chiude lì. Perché la chiude lì? Per impedire di avere figli. La chiude in una torre di bronzo per impedire di avere figli. Capite, no? La follia dell'ego. Ok. Cioè, l'essere umano pensa di poter fermare il mito, gli dei, attraverso il controllo. Pensa di poter bloccare l'anima, di bloccare il tempo, di bloccare gli dei. E quando cerchi di bloccare gli dei ti asfaltano. Ma questo mito ci insegna qualcosa di immenso, di immenso. Il destino non è un evento esterno, è una forza archetipica, è un movimento dell'anima, è qualcosa. Quando qualcosa deve nascere dentro la tua vita, per forza nascerà, o lo vuoi o non vuoi coscientemente con la mente razionale. C'è un disegno. Che succede? Che Danae rimane comunque incinta anche nella torre di bronzo, però non da quello che
che le teneva la porta da dietro con la chiave, no, non c'era nessuno là, la torre di bronzo stava chiusa là. Che succede? Che Zeus, Zeus, il grande Zeus, raggiunge Danae. Come la raggiunge Danae? Non può entrare dalla porta, non può distruggere la torre, ma si trasforma in una pioggia d'oro che entra dalle finestre della torre. Questa immagine è potentissima. Perché? Perché significa che il cielo dove si trovava Zeus, trova sempre un modo per entrare. Cioè l'anima trova sempre un varco. Il destino non bussa, discende. E che succede? Che Danae rimane incinta. Nasce Perseo. Nasce proprio ciò che Acrisio aveva cercato disperatamente di evitare. E qui c'è una verità enorme. È la verità da cui sfuggiamo sempre. Esattamente ciò che il destino sta cercando di far nascere dentro di noi. Allora poi che succede? Succede la guerra contro gli dei, la guerra contro il mito. A questo punto Acrisio si terrorizza ancora di più, cioè dice questo non è possibile, cioè questa mia figlia è rimasta incinta, ma com'è possibile? Che succede? Prende Danae, la figlia, il piccolo Perseo, e li abbandona nel mare dentro una cassa di legno. Cioè, quello che facciamo anche noi, vi faccio capire come il mito, perché il mito, come diceva James Hillman, non descrive una realtà oggettiva, perché niente è oggettivo, niente è sostanziale. Il mito mette in scena la realtà stessa, e tutti i nostri comportamenti hanno origine nel mito. Ecco perché risalire al mito ti permette di sciogliere tutte le resistenze, paure, attaccamenti, cioè risalire dove la prima volta quel comportamento è stato messo in scena. E che succede qua? Che quando la vita ci mette davanti qualcosa che non comprendiamo, che facciamo noi? Facciamo come Acrisio, lo allontaniamo, lo reprimiamo, lo controlliamo, lo anestetizziamo, cerchiamo di non sentire, cerchiamo di non attraversare. E come vi insegno sempre, solo quando attraversiamo il mito, che è l'emozione di quella narrazione, noi possiamo spaccare la mente duale, la mente razionale, la mente comune del controllo, della paura, della resistenza. Noi possiamo riscattarci soltanto grazie all'attraversamento dell'emozione ctonia sotterranea. Però il mito continua comunque a tessere la sua trama. Perché chi è che tesse la trama? C'è un'altra figura mitologica, la dea Ananche, la dea della necessità, che con le sue figlie le Moire cuciono, come diceva Platone, addosso il destino prima di incarnarti, che è ineluttabile. Allora noi possiamo scegliere come relazionarci al nostro destino, per avere un destino glorioso. Gli effetti del nostro destino, degli eventi del nostro destino, saranno di co-creatori e non da vittime. Ma continuiamo. Allora, gli antichi sapevano bene che il mito non dipende dall'ego. E quindi questa dea Ananke, la dea della necessità, del destino inevitabile, e con lei le sue figlie, sono tessitrici del fato. Allora, le Moire chi erano? La prima si chiamava Cloto, che filava il filo della vita. L'altra si chiamava Lachesi, che ne misurava la lunghezza del filo della vita. E Atropo, l'altra figlia, recideva il filo. Ma attenzione, i greci non hanno mai visto queste forze malvagie, le vedevano come parte dell'ordine cosmico, come il ritmo delle stagioni, come la nascita e la morte, come il giorno e la notte. Non esiste un inizio e una fine in natura, esiste una trasformazione costante. Le stagioni, primavera, estate, autunno e inverno, poi di nuovo primavera, estate, autunno e inverno, primavera, è ciclico il tempo in natura, non esiste un inizio, non esiste la fine. E anche nel buddismo vediamo come
Le immagini stesse di nascita e morte sono immagini, pure apparizioni. Esiste solo la relazione che abbiamo con l'invisibile. Allora, tornando al mito, il compimento della profezia. Allora passano gli anni, Perseo cresce, diventa fortissimo, tant'è che il grande eroe del mito greco diventa un eroe. E che succede un giorno? E un giorno partecipa a dei giochi atletici. E allora durante una gara di lancio del giavellotto, non mi ricordo, la lancia, sai, i vecchi giochi greci, no? Durante una gara di lancio di questo disco accade l'impensabile. Che succede? Il disco colpisce accidentalmente, attenzione, un uomo. Chi è quell'uomo? È Acrisio, è il nonno di Perseo. E così la profezia si compie, esattamente come era stato annunciato. Adesso, qual è la morale? No, la morale non c'è, qual è la bellezza del mito? La morale è razionale. Qual è la bellezza del mito? Allora, la maggior parte delle persone legge questo mito dicendo: vedi, il destino è inevitabile, non si può cambiare. No, non è così. Perché questo mito non sta parlando né di punizione, né di sfortuna, né di fatalismo. Parla di coscienza. Allora qua interviene proprio il punto centrale. Arriviamo al punto centrale, che abbiamo completamente frainteso il libero arbitrio. Pensiamo che la libertà significhi posso controllare tutto ciò che accade, ma non è così, perché la visione immaginale, la visione sciamanica, la visione degli antichi, la visione vera che ci libera, dice qualcosa di molto diverso. Dice: tu non scegli gli eventi, ma puoi scegliere come attraversarli. E questo cambia completamente tutto. Perché? Perché Acrisio non poteva evitare il suo mito, cioè gli dei, le forze in gioco che narrano il suo mito, ma poteva scegliere se viverlo nella paura oppure nella coscienza, nel controllo oppure nell'alleanza, nella guerra oppure nella partecipazione sacra al mistero. Mi state capendo? Quindi il libero arbitrio non è il potere di fermare la ruota della fortuna, diciamolo nei tarocchi, la ruota del destino, la ruota del karma. È il modo in cui tu ti relazioni al tuo mito, alla tua narrazione. Mettiamo il caso che Acrisio avesse detto di sì alla profezia. Ok, va bene, mio nipote mi ucciderà Perseo, va bene, Emao. Se Acrisio avesse detto Emao, tutto sarebbe andato in modo diverso. Ti spiego perché. Se Acrisio avesse accolto la profezia invece di combatterla in tutti i modi, se avesse iniziato a dialogare con essa, a parlare con le sue emozioni, che sono gli dei, dopo aver detto Emao meraviglia, ok, lo accetto, ti includo, uketamo, se avesse capito che il mito non stava cercando di punirlo, ma di trasformarlo, non è che avrebbe evitato la morte, ma avrebbe trasformato completamente la qualità della sua esistenza. Perché una morte attraversata nella coscienza non è la stessa cosa di una morte attraversata nel terrore. Magari in questo modo avrebbe potuto dialogare con gli dei, avrebbe detto ok, l'accetto la mia morte da parte di mio nipote Perseo. L'accetto, vivo la mia esistenza felice, con la consapevolezza che il mio destino ha sempre come obiettivo quello di liberarmi dalla paura, dal condizionamento, dal controllo e di portarmi veramente alla libertà e all'amore, e allora lo accetto. Allora magari grazie al dialogo con le sue emozioni avrebbe potuto intercedere in questo destino, magari vivendo fino a 200 anni. Avrebbe potuto avere una morte nel suo letto, tranquillo, a 200 anni,
e il nipote Perseo avrebbe potuto chiudergli gli occhi dolcemente con le mani. Capite la differenza? Avrebbe vissuto la sua vita in pace, non nel terrore. Avrebbe amato suo nipote, avrebbe riconosciuto il Dio dentro la sua storia. E allora la morte sarebbe stato un attraversamento sereno della grande soglia con la piena consapevolezza anche nell'aspetto invisibile. E qua entrano in gioco anche gli arcani dei tarocchi. Cioè i tarocchi non servono a controllare il futuro, servono a riconoscere il mito che stiamo vivendo. Serve a riconoscere, per esempio, la ruota della fortuna è il movimento del destino, la morte è la trasformazione inevitabile. Il diavolo può essere ciò che ci possiede inconsciamente e che possiamo liberare come una grande forza erotica e magnetica. Gli amanti sono la scelta interiore vera dentro il mito, quella che avrebbe potuto fare Acrisio. Ho scelto di darmi al mio mito, al mio destino, e allora ho una vita felice e avrò una morte meravigliosa, serena. Il matto, per esempio, può essere il momento in cui l'anima dice di sì al viaggio, prima ancora di sapere dove la porterà, la piena fede. Allora capiamo che gli arcani non ti dicono questo succederà, ti chiedono come vuoi attraversare ciò che sta già cercando di nascere come mito della tua esistenza. E allora capiamo che forse la vera libertà non è cambiare la storia. La vera libertà è riconoscere il Dio che sta scrivendo la storia attraverso di noi. Perché il destino non è una prigione, è un racconto sacro e gli eventi non sono nemici, sono enti, entità, simboli, dei. Noi non scegliamo il mito, possiamo scegliere se viverlo da vittime o da maghi, partecipanti coscienti. Allora il libero arbitrio è proprio questo, non impedire alla ruota di girare, al destino, ma scegliere come farla girare questa ruota. E allora vedere il mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo, come dice James Hillman, grazie all'approccio immaginale e all'approccio sciamanico ci permette di risolvere veramente la nostra vita e vivere ricordando, come vi ho detto anche nel video sulla Kasha, sull'etere, Sat Chit Ananda, l'esistenza è coscienza e gioia, perché l'esistenza è un'unione erotica costante tra umano e divino e quest'unione è gioia, è la mente razionale che non te lo fa vivere in questo modo o percepire. L'esistenza è gioia, Ananda. La creazione è un continuo, incessante darsi all'invisibile. L'umano si dà all'invisibile, l'invisibile si dà all'umano, incessantemente in un rapporto erotico, procreativo. Allora quando noi cerchiamo di controllare il mito che sono gli dei, allora noi veniamo asfaltati, stiamo creando la nostra vita sulla base dei falsi dei, dei falsi profeti, che sono i miti sociali del potere e del controllo, proprio come Acrisio. E quando invece noi scegliamo di risolvere la nostra vita veramente, ci diamo agli eventi con la consapevolezza che ognuno ha un proprio destino, non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino. Allora quando noi invochiamo gli antenati nei grandi riti sciamanici, diciamo con la mano sul cuore: prometto che ciò che non è stato fatto farò. È un darsi all'invisibile, al mito, l'archetipo che ci domina, affinché noi possiamo vedere la cosa da un'altra prospettiva, perché quello che ci succede non ti succede a te come individuum distinto e separato dall'inconscio collettivo, dal mito. È l'archetipo che sta agendo dentro di te, attraverso di te.
Quindi quando noi vediamo la visione del mito ci permette di non impersonificarci più nell'esperienza, ma di renderla mitica. Quello che succede a te non sta succedendo a te soltanto, sta succedendo ancora ai tuoi avi, ai tuoi antenati, al mondo intero. Cioè, mi spiego, e sta succedendo adesso, non solo nel passato. Il tuo passato lo risolvi adesso. Cioè, il passato è un'immagine dell'anima. Vive adesso nella misura in cui tu lo ricordi, lo pensi, lo vivi attraverso le cellule. Allora, quando noi portiamo l'esperienza da singolo individuo a una dimensione mitica, mitologica, archetipica, allora tu lo risolvi perché lo vedi, pacificando anche le immagini del passato. Allora solo pacificando le tue immagini tu puoi realizzare un futuro grandioso con le immagini pacificate, altrimenti riperpetui sempre le stesse immagini perché non le stai vedendo, non stai vedendo l'origine di quelle immagini che è nel mito. Perché, ripeto, è possibile cambiare qualsiasi esperienza o comportamento, a patto di essere capaci di risalire alla prima volta in cui quell'esperienza si è prodotta. Come si fa a risalire alla prima volta? Il mito. La conoscenza del mito ti permette di guarire le ferite della psiche più profonde, anche del corpo, perché ti dà la possibilità di immaginare. Allora l'uomo è l'unica creatura che è in grado di immaginare qualcosa e che ogni cosa che immagina la può realizzare. Se non riesce a immaginarla, non può ricrearla. Ecco, il mito ci aiuta a immaginare. E qua è la differenza fondamentale tra chi è vittima delle proprie paure e chi non lo è, e sta proprio in questa capacità di immaginare queste stesse paure. Ecco che il mito ti dà la possibilità di immaginare queste paure come delle immagini simboliche, no? Quando noi impersonifichiamo pure le nostre paure nelle pratiche yoga sciamanico, con dei veri e propri con delle vere e proprie immagini, no? La tristezza, l'abbandono o gli eventi. Allora, attraverso il viaggio sciamanico immaginale tutto questo è possibile. La capacità di immaginare ci aiuta proprio a risvegliare quei superpoteri in noi, no? Che sono alla fine delle doti che sono sempre appartenute all'essere umano in quanto tale. Però nel corso della sua storia l'essere umano ha proprio bandito la capacità di immaginare, della fantasia, relegandola nell'ombra. Quindi questa è la capacità, nello yoga sciamanico si attiva nella psicologia immaginale, c'è proprio questa risoluzione, questa riuscita grazie a questa capacità che, superando ogni volta le nostre paure, noi riattiviamo, risolvendoci. Abbiamo rimosso la fervente immaginazione proprio in virtù dei codici moralistici, i miti profani, no? Il controllo, il potere. La mente razionale, se non può controllare, se non può prevedere qualcosa, la etichetta sbagliata oppure la relega nell'ombra. Perché quando tu immagini, l'immaginazione è vastissima perché ha a che fare con tutte le potenzialità che ci sono nella cascia, quindi la mente si spaventa di questo e quindi vuole controllare. Ecco perché abbiamo limitate capacità di immaginazione, perché poi veniamo presi dal senso di colpa, poi veniamo presi dai codici moralistici fondamentalmente che ci dominano. E il mito ci aiuta anche a bandire tutti gli insegnamenti moralistici, a uscire fuori dal luogo comune, cioè non si deve interpretare il mito con i codici sociali, perché il racconto mitologico deve farci vivere emozioni, non darci insegnamenti moralistici. Cioè è l'emozione che ci conduce oltre la mente dualistica, a squarciare il velo della mente dualistica, al di là del bene e il male, no? Consente, grazie a questo spazio sovramentale, di dialogare direttamente con l'invisibile. Infatti nel mito che cosa ci raccontano? Tutte le immagini del mito, il mito stesso che vi ho raccontato adesso, ma anche vi parlo spesso del mito di Arianna. Sono tutti personaggi che con le loro storie raccontano
la grande rinuncia che l'uomo deve compiere per diventare una creatura sociale, per entrare in una polis, in una civiltà, per riunirsi a una civiltà. Non so se vi ricordate l'intervista che Pasolini fece a Ungaretti, bellissima. E Ungaretti disse che la civiltà è un atto di prepotenza contro la natura. È un atto di prepotenza contro la natura. E quindi l'uomo va contro natura, è per questo che soffre. Però allo stesso tempo il mito ci dà simultaneamente gli strumenti per non essere schiavi di questa nostra condizione e di superarla, riconquistando, pur stando nella civiltà, la piena libertà delle origini, che è la felicità piena, la piena realizzazione della missione della nostra anima, no? Che si chiama eudaimonia. Cioè noi entriamo nel mondo civile rinunciando alla libertà primordiale, alla capacità di sentirci divini. Quindi rinunciamo alla felicità e rinunciando così all'immortalità. Però abbiamo questo tesoro primordiale delle origini che è recuperabile assolutamente, cioè viviamo nel mondo ma non siamo del mondo. Cioè essere nel mondo senza avere le credenze del mondo, essere nella civiltà senza essere condizionati dai suoi valori, pur rimanendo forti, liberi. Ecco, il mito ci dà questa possibilità, proprio di vivere all'insegna della consapevolezza e dell'amore, no? Poi ognuno attinge alla propria tradizione mitologica. Noi siamo più ricettivi nei confronti dei miti di origine greca, egiziana, che sono quelli che usiamo per rifarci per le nostre operazioni di mitopoiesi, no? Attraverso le quali modifichiamo tutto il nostro vissuto, la nostra realtà, cambiando i valori e i simboli delle nostre narrazioni. Per esempio in Mongolia, in Siberia hanno altri tipi di miti, nell'America Latina abbiamo la Pachamama, i tarocchi stessi ci raccontano degli archetipi di miti all'interno delle nostre, dell'inconscio collettivo, quindi abbiamo tutti gli strumenti per trasformarci. Ma trasformarci da cosa? Da uscire dai miti sociali, uscire proprio dalla dualità, dalle credenze, perché? Perché abbiamo l'idea di Dio nel ruolo sociale, no? Il Dio distinto e separato dall'uomo, là confinato in un cielo lontano, questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 9, quindi dobbiamo liberare proprio l'idea di Dio dal ruolo sociale e ricongiungerla all'immagine della natura come espressione del sacro. E questo è il percorso attraverso il quale l'individuo umano giunge a liberare se stesso, perché quando ci sentiamo vittime di un evento, quindi di un Dio, è perché lo stiamo guardando attraverso il filtro delle credenze, perché questo evento è giusto, questo evento è sbagliato, questo evento è meglio, questo evento è peggio, cioè questo Dio è giusto, questo Dio è sbagliato, questo Dio è meglio, questo Dio è peggio. E quando invece percepiamo il Dio come alleato, è perché ci rivolgiamo a Lui con l'istinto, cioè dentro le nostre cellule lo sappiamo bene tutto quello che vi sto dicendo. E percependolo istintivamente come alleato, che cosa succede? Una magia, che tutto si plasma, inizia a plasmare la materia. Quindi la conoscenza del mito ha tutta la forza per compiere questa trasmutazione pazzesca. Perché il racconto del mito, evocando gli archetipi, nella psicologia si chiamano archetipi, per gli antichi si chiamano dei, no? Quindi il racconto del mito, evocando gli archetipi, che sono le immagini originarie delle nostre esperienze, cioè da dove la prima esperienza è stata fatta, allora ci consente di di passare da una visione moralistica degli eventi, che come abbiamo detto è quella della cultura sociale, no? A una visione estetica, naturale degli eventi. Quindi il mito ci porta a un cambiamento radicale della prospettiva con la quale guardiamo noi stessi e il mondo. Però voler comprendere i meccanismi psicologici con i quali questa cosa avviene sarebbe come dire, sarebbe come pretendere di conoscere il sapore di una mela per via teorica. Cioè, tu devi solo sperimentare questo sapore attraverso l'esperienza, quindi non devi capire,
devi lasciare che i tuoi sentimenti lavorino, devi confidare nelle tue emozioni, nella capacità delle tue emozioni di plasmare gli eventi e di convincere la materia e il tuo corpo a reagire in un determinato modo. Quindi fateli respirare questi miti e trasformerete la vostra realtà immediatamente. E non abbiate paura, lasciatevi andare e lasciate che gli dei facciano il loro corso per trasformarvi in un Dio. Cioè, la funzione degli dei è quella di trasformarvi in un Dio. Il Dio è talmente potente e grande che non può essere contenuto dalla scatolina della mente razionale, dalle paure del controllo, non può. E l'anima, come diceva Adler, ha una grandissima aspirazione ad emergere, a sentirti un Dio, ma solo se attraversi il regno ctonio sotterraneo con queste emozioni potentissime tu diventi un Dio, proprio come poi fece Perseo, che quando scese negli inferi di Ade, tagliò la testa a Medusa, scoprì chi era, cioè era un eroe, ma solo se attraversi la potenza dell'emozione con consapevolezza e ti dai, tu sei un Dio. Allora la vita non è quello che ti accade, è come ti narri quello che ti accade, come ti narri la tua fantastica storia di vita, con il codice narrativo sociale della civiltà o con il codice narrativo naturale. Perché quando ti narri la tua vita con i codici sociali della civiltà, allora se arriva il dolore arriva per farti soffrire, sono vittima. Ma il dolore, se raccontato con i miti naturali, non arriva per farti soffrire, arriva per liberarti. Il dolore è come percepisce un'intensa emozione la mente razionale. Va bene? E allora quel dolore arriva per liberare la psiche, la mente dalle gabbie, se tu glielo lasci fare, se tu lasci agli dei di fare il loro corso. E allora si formerà una crepa nella diga della mente, dalla quale crepa arriveranno intuizioni, informazioni e ormai la crepa è fatta e quell'illuminazione resterà per sempre. Allora crepa dopo crepa la tua mente si illuminerà. E anche qui il karma non dipende tanto da ciò che ti accade, ma come ti relazioni da ciò che ti accade. Infatti si dice che si ha un karma più leggero quando ti relazioni a quello che ti accade con meraviglia, con stupore, con fede. Si dice che hai un karma più pesante, come Acrisio, quando ti relazioni a ciò che ti accade con paura, con angoscia, con vittimismo, no? Ecco, noi passiamo intere incarnazioni per arrivare al punto in cui ci relazioniamo al nostro destino con fede. E allora diventiamo degli dei, degli eroi, e la nostra vita si trasforma immediatamente in Sat Chit Ananda, in gioia, consapevolezza e libertà. Quindi, ragazze mie e ragazzi, che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. Vi abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano e che tu possa benedire tutti gli dei. Mua!